Cari amici del canale, oggi mi trovo nella Bassa Veronese in compagnia di un caro vecchio amico del canale, un tecnico di livello internazionale, tanto che è bravo, tanto, veramente, ragazzi, complimenti, qui oggi sforano. Daniele, carissimo amico di vecchia data, anni che ci conosciamo. Daniele, da quanto? Sì, ormai 4 anni, credo. 4 anni, 3-4 anni che ci conosciamo e ne abbiamo dette di tutti i colori, anche al telefono, come facciamo questo, come facciamo quello, quanti dibattiti, quanti litigi tecnici, cioè quelli positivi dove ma secondo te scoppia, ma secondo te salta, ma secondo te... Intanto chiedo scusa perché io sono più basso e lui invece è 2,5 m, quindi potevi abbassarti un attimino, se no devo stare io in punta, mi fa sentire un nano. Perché sono qui a casa di Daniele, ovvero nel suo locale tecnico? Perché Daniele ha voluto fare una cosa semplice ed efficace e stiamo parlando di un tecnico, perché tu sei diplomato in perito elettrotecnico, quindi è una persona che anche di lavoro, dopo ragazzi alla fine vi spiegherò il suo lavoro perché è un lavoro, non lo farei mai ragazzi, maniacale. Guardate com'è magro, è il suo lavoro che lo smagrisce, sì. Perché è un lavoro, Daniele, obiettivamente molto d'impegno. Sì. C'è da mettere testa, progettazione, sempre nel campo elettronico, e dopo a un certo punto del video vi dirò qual è il suo lavoro ragazzi. Ora, chiaramente chiunque ha bisogno del suo lavoro, sono reparti tecnici molto alti, tu lavori anche per grandi marche automobilistiche sportive che non sì. facciamo nomi, sì. che corrono in strada eccetera, per insomma cantieri di un certo livello. Ora ragazzi, lo vedete qua dietro, qui ci sono 3 ibridi. Ma come Gianni il toroidale? Sì, il toroidale, sì, anche gli ibridi, ma qual è? E qual è sempre stata la prerogativa che ha bloccato Gianni da rappresentare gli ibridi? Perché se guardate agli antipodi del canale c'è qualche ibrido rappresentato, ma poi il mondo degli ibridi si è, Daniele confermalo, spostato verso le tensioni alte, molto più semplici, tutto con micro switching. Preleviamo 500 volt dai pannelli e trasformiamo 230, il lavoro è bassissimo ma la sicurezza è zero. Ebbene Daniele, che è un perito elettrotecnico e sa cos'è la sicurezza, ha detto: Gianni, io faccio l'impianto Elerix, quindi questo è un 2P16S, esatto, fatto a regola, e ha usato l'Elerix. Dopo avvicinerò la telecamera e vedrete quando si lavora di fino che cosa si fa. Ebbene, da perito elettrotecnico, conoscendo bene i rischi della corrente continua in tensione alta, ha detto: Gianni, io ho trovato e userò gli ibridi a bassa tensione. Quindi, Daniele, il range di questi ibridi quant'è sugli MPPT fotovoltaici? 150 volt. Massimi? Sì. Punto di inizio sarà 90? Sì. Da 90 a 150, significa che lui è in completa sicurezza. Perché? Perché l'MPPT non si fa mai lavorare al 100%, quindi lui lavora con stringhe da 3, siamo sui 110-120 volt, loro respirano, lavorano bene, durano nel tempo, in completa sicurezza. Ragazzi, questo è quello che si fa. Da quanti anni hai creato questo impianto? Tu sei stato uno dei primi che ha seguito il canale. Sì, uno dei primi, esatto. Da quanti anni? 3 anni. 3 anni che ha un impianto con 3 ibridi. Le celle dove le hai prese? Dalla Mani. Sì. Allora, questo non me lo ricordavo, ragazzi. Le ha prese dalla Mani. Dopo 3 anni ti hanno dato qualche problema, sbilanciamenti, eccetera? No, assolutamente nessun problema. La qualità ha un valore. Adesso, ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale e andiamo avanti. Stavolta, ovviamente, è il suo impianto. Parlerà lui per descrivere che cosa ha fatto. Io farò da cameraman, come ultimamente in alcuni video mi piace fare. Buona visione, iscrivetevi al canale. Allora ragazzi, Daniele, su questo canale ci sono tantissimi nuovi, ma ci sono anche decine e decine di migliaia di amici del canale di vecchia data, che mentre io dicevo Daniele usa gli ibridi perché hanno la tensione bassa, avranno visto che intanto insieme agli ibridi ci sono anche degli EPEVER, precisamente 3. Allora Daniele lo vedevo sogghignazare prima, ho detto ma perché? C'era un motivo. Allora faccio spiegare a lui che tipo di configurazione ha fatto e che tipo di scelte ha fatto. Daniele, microfono. Ok, allora diciamo che i 3 inverter ibridi sono collegati in parallelo tra loro, ognuna da 5 kW, 4500,
Quindi in totale in monofase ho 15 kW. 15 kW di potenza massima. Kilowatt, esatto, erogabile in monofase. La scelta di mettere i regolatori di carica esterni è stata fatta in un secondo momento. All'inizio ho messo le stringhe sotto gli inverter, però l'efficienza non era al massimo. E vedevo soprattutto all'alba del tramonto degli tacca, stacca, eccetera, che non mi piacevano. Oltretutto si vede bene che un e-Power come dimensioni dentro sicuramente ha un'elettronica maggiore rispetto a quella che può una essere schedina MPPT che è dentro, chiaro. Dentro un inverter, quindi anche per un discorso di riscaldamento eccetera, efficienza, configurazioni maggiori eccetera, ho optato per gli e-Power, zero ventole eccetera. Zero ventole, esatto. Il rumore che sentite tra l'altro sono i 3 ibridi che stanno funzionando a ventola. E quindi efficienza, cosa ti riferisci? All'efficienza statistica della produzione o allo stand-by o cosa? Allora, più che anche lo stand-by, perché comunque mi sembra siano 4-5 watt di stand-by gli e-Power, quindi niente, non consumano niente. Questi invece quanto nulla. ti usciva? Questi consumavano di più, cioè soprattutto per un fattore anche di efficienza. Sulla percentuale 90% rispetto forse 89%. Esatto, c'era quindi già il 10%. Sì, in watt di assorbimento stand-by quanto ti davano questi? Lo sai, in watt, termini di watt. Mi sembra sui 60 watt. 60 watt l'uno. Sì. Quindi ragazzi 6, 12, 18, cioè questi tre succhiavano 24 ore al giorno, 180 watt circa, solo per restare accesi. Mi hai detto che le schede MPPT qua interne le hai? Le ho tolte completamente. Le ha tolte dentro, chiaramente lui sa come fare, si sganciano, proprio. si svitano, eccetera. Non è un problema, ma prima di mettere mano dentro valutate, se non siete esperti, noi lo facciamo da anni, noi siamo nati con l'elettronica, ma attenzione alle garanzie, attenzione a farvi male, perché comunque ci sono le tensioni e quant'altro. E perché li hai tolti? Allora, li ho tolti per un fattore soprattutto di ricircolo di aria. Siccome consumo in certi istanti parecchia potenza, anche le ventole iniziano ad accelerare, e aver tolto la parte di scheda di MPPT mi agevola molto nel ricircolo di aria. E poi Daniele, sarai d'accordo anche su un altro aspetto, quello dell'entropia, cioè quando lasciamo un prodotto non utilizzato ma lì ha un deterioramento entropico che è notevole, ovvero tutto si consuma perché sennò sarebbero eterne, e quindi togliendole le hai messe nelle tue scatole e quelle quando ti serviranno le rimonti e sono esatto. Nuove. Perfetto. L'elettronica quanto dura se non la usiamo dentro le scatole, condensatori che si scaricano eccetera, quanti anni potrebbero durare? Indefiniti, cioè. Lo dico io, ragazzi, ho utilizzato schede spolverate dagli anni 60. Ma cos'è questa? Ma funziona ancora? Sì, non sono utilizzate. Alcuni condensatori può darsi che vadano elettrolitici, che vanno in dry, qualche situazione potrebbe succedere, ma conserviamo quello che non usiamo messo bene, anti-umidità, da ossidazione soprattutto, esatto. E quelli vanno avanti un botto. Va bene, vai avanti con la descrizione del tuo impianto. Okay. Pannelli e situazioni globali, poi avviciniamo per vedere questo. Allora, vabbè, i tre inverter sono 3 parallelati da 15 kW totali, quindi gli e-Power sono 3 perché ho la casa che è mista in 3 falde. Quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto fare serie di pannelli, ovviamente come abbiamo detto prima in bassa tensione, 120-130 volt di tensione di stringhe. Di VOC massimo. Esatto, e paralleli tra loro. Paralleli tra loro però suddivisi sulle varie falde, quindi sì. Un e-Power va a fare la falda a est, l'altro e-Power va a fare la falda a sud, l'altro e-Power va a fare la falda a ovest. Immagino che questo e-Power più piccolino tu l'abbia messo perché hai meno pannelli. Meno pannelli, esatto, e in più diciamo che il grosso della carica avviene nel momento in cui il sole sorge. Va a est, sud, quindi diciamo che l'ultima parte la prende un po'. Tu hai una predisposizione quindi sull'est, è un sud girato verso ovest, sì. Quindi un po' predisposto l'est a pigliare un po' di più. Sì. Ok, questo è quello che dico sempre sul canale, insomma, con lui non dovevo spiegarglielo, lo sa, quando usiamo diverse falde, mettiamo le falde in serie, poi in parallelo tra di loro,
non c'è sintonia di funzionamento, siamo obbligati a usare tanti diodi di blocco e adesso sul canale avete visto i diodi che ho presentato della Ocram, c'è il link anche qua sotto, sono di altissima qualità, ragazzi, costano qualcosa in più, costano di più, ma durano più dell'impianto perché sono, guardatevi il video che è uscito, sono testati, sono veramente belli. Ebbene, su falde diverse, diversi regolatori, invece che miscelare le falde e avere un'efficienza bassissima, diodi di blocco, ombre e quant'altro. Bravo Daniele, complimenti. Del resto a chi gli sto facendo i complimenti? Andiamo avanti, pannelli quanti ne hai messi? Allora, i pannelli sono 30 pannelli circa, e sono suddivisi appunto su 3 falde, la maggior parte dei pannelli sono ad est, gli altri, la minor parte diciamo è a sud e a ovest. Kilowatt totali? Kilowatt totali sono 10 kW e 2. 10,2, quindi 10 tanta roba. Ora, un'altra domanda, perché tu oggi stai rispondendo a tantissime domande che mi fanno i cari amici del canale e sono contento di essere venuto qua. Ragazzi, quando oggi siamo andati a pranzo, insomma è sempre, volevo pagare io ma non me lo permettono mai, ha pagato lui, lo dico, è stato più generoso della mia mano veloce e non è stata comunque una mano finta, perché sapete a volte può succedere. Ebbene, hai problemi a mettere i 3 e-Pever sulla stessa batteria? No, assolutamente, perché comunque i 3 PEVER sono configurati nelle stesse identiche. Tensioni, float, eccetera, sono uguali, identici. Quindi nel momento in cui arrivano alla tensione di bulk, basta, si fermano, vanno in flottaggio e si fermano e continuano ad andare in flottaggio. Perfetto. Vedo che hai messo 3 dispositivi Wi-Fi. Ci sono adesso le chiavette. Tu hai ancora questa tipologia vecchia, ma l'hai connesso al nuovo software? Sì, l'ho connesso al nuovo software che è il Guardian. Solar Guardian, e che quindi riesco a monitorare dall'app, volendo anche modificare i parametri, però non mi fido molto dall'app. E quindi vedo dall'applicazione, dal cloud, tutta la produzione giornaliera. Ragazzi, è 3 anni che conosco Daniele, tutte le chiacchierate che abbiamo fatto, abbiamo una sintonia comportamentale che è micidiale. Non mi fido dell'app, non mi fido del wifi, perché ragazzi, ho fatto un video tempo fa, adesso ne voglio ripercorrere ancora la fattibilità rifacendolo, magari anche in chiave migliorata. Ragazzi, il wifi, l'app, il guardiamoci a distanza, le cose, eccetera. Quando le situazioni si mettono male, il wifi diventa pericoloso, sia per gli hacker, sia per, non lo sappiamo, per gli errori. Quante volte è successo anche alla Daily, è successo alle Pever, dove fanno un cambio del firmware e c'è un errore, c'è un bug, c'è qualsiasi cosa, noi facciamo l'aggiornamento wifi, boom, non funziona più niente, in attesa che loro dicano ah, mamma mia, abbiamo sbagliato. In Cina 10.000 km, nonostante le velocità dei cavi, ci abbiamo messo magari, ora che l'hanno capito, 2, 3, 4 giorni che siamo off. Quindi prima della novità, prima del wifi e quant'altro, accertiamoci delle cose e dopodiché, come faccio io nei miei impianti, una volta configurato, e probabilmente anche tu fai la stessa cosa, una volta configurato sganciamo se non abbiamo necessità di controllare da lontano e tutto funziona perché le Pever non si stara mai. No, infatti. Ok? Sì. Bene, qui vedo delle palle antifuoco, ti fidi di queste perché non funzionano? Allora, diciamo che dopo vi dico perché. Come sappiamo, se succede qualcosa alla batteria non possiamo fermarla, assolutamente. Sono un po' più di aiuto nel caso inizi a prendere fuoco le parti plastiche, cose così, quindi smorzare le parti plastiche che in qualche maniera si riescono comunque a smorzare. Perfetto. Chi non ha seguito il video della sicurezza sul fuoco, c'è un bellissimo video che ho fatto con l'amico del canale che saluto, carissimo Max, che è un addetto ai lavori, e lui usa l'F500, che è l'unico che riesce a spegnere le Li-ion, perché voi sapete che le LiFePO4 non bruciano, non scoppiano, però l'effetto del cortocircuito, come ha detto Daniele, su plastica, su situazioni che legno o quant'altro può esserci. Ecco che allora queste palle qui, che praticamente una volta che le usi butti via tutto, sei d'accordo? E soffocano, spengono, perché poi vanno
a schiumare, è una polvere che polvere, sì. spegne proprio l'incendio, buttate tutto. Però non avete bruciato, insomma, finestre, quello che sia. Bene, Daniele, tanti dettagli, andiamo avanti ragazzi. Questo video è molto significativo, quindi ibridi sul canale di Gianni, 15 kW di potenza totale. Usiamo gli EPEVER per convenienza energetica, ma potremmo utilizzare anche i 150 massimi, quindi 120, 110 delle stringhe in serie, 3 stringhe in serie e poi i paralleli che arrivano sullo stesso ibrido, e andiamo avanti in sicurezza. Altri dettagli, buona visione. Daniele, io vorrei farti subito una domanda, perché gli amici del canale che hanno l'occhio acuto oramai e sanno come funziona su questo canale hanno visto che anche tu usi questo caricabatterie che io consigliai anni fa sul canale, questo da 35 A, quindi questo dovrebbe essere intorno ai 2 kW di produzione. Esatto, sì. Ok, vedo che hai messo un dry contact, quindi questo viene attivato dalle batterie scariche. A che tensione l'hai messo? A 49 volt. 49 volt, perfetto. Sì. Vi ricordo ragazzi, ve lo dico a voce, non passo in camera, l'attivazione la decidete voi, cioè io consiglio la 48 se volete utilizzare le celle al 100%, poi 49 o 50 vuol dire che lasciate dentro un po' di riserva, ok? A questo punto ho visto che hai messo anche un magnetotermico generale, sì. Qui lì anche salvavita? Sì, esatto, okay. È anche salvavita. In questo, scusa, una domanda, tu hai bifase qua, giusto? Sì. Quindi Daniele non ha trasformato la bifase in monofase, dopo ci dirai perché, ok? Bene, torniamo al trasformatore, cioè al caricabatterie. Tu lo attivi a 49 e lo sganci a? Lo spengo a 51. Perfetto, allora adesso vorrei che spiegassi agli amici del canale, perché qui c'è molta soggettività su questo, no? Cioè qual è stata la tua scelta per utilizzare quel caricabatterie e in che modo hai deciso di utilizzarlo? Ok, allora questo caricabatterie ho deciso di metterlo per un discorso di potenze. Ormai la casa è completamente elettrica, diciamo, quindi ci sono momenti che ho necessità di tanti kilowatt. La tua media giornaliera di consumo quant'è? Scusa le domande un po' introspettive. A gennaio, causa anche dell'auto elettrica. Dopo vediamo anche quella, vai tranquillo. Ho avuto una media di 30 kWh al giorno. 30 kWh giornalieri? Sì, circa 900 kWh al mese. Quindi dei buoni consumi. Direi, guarda, non vengo in camera per vergogna, perché proprio altro che energivoro. E quindi diciamo che per la necessità di avere tanti kilowatt al momento, cioè in certi istanti bisogno di tanti kilowatt, avevo il problema che quando gli inverter mi switchavano verso la rete per tensione di batteria bassa, l'erogazione che potevo avere era la potenza erogata dal contatore dell'Enel. Ecco, spieghiamo bene sto fatto. Praticamente tu hai 15 kW di inverter, questi 3 inverter fanno 15 kW. Il momento in cui passi a Enel tu hai 3 kW. Esatto, e quindi dalla rete hai questi 3 kW. Quindi se hai attaccato ad esempio 5 kW staccava e saltava il contatore. Invece così mantieni sempre operativi i 15 kW attraverso questi e tu usi praticamente il caricabatterie per implementare le batterie. Esatto, il caricabatterie mi va sempre a dare quei 2 kW di mantenimento alla batteria, che decido io anche se tenerla completamente piena, anche volendo. Sì. Però non ho più lo switch dei 3 inverter che oltre a darmi sempre la disponibilità di quei 15 kW, ho anche il bello che non utilizzo più i relay interni e quindi mi dureranno probabilmente Chiaro. Adesso voglio dire qualcosa anch'io, però devo abbassare la telecamera perché tu sei alto. Allora ragazzi, voglio aggiungere sempre dettagli perché per semplicità andiamo anche a capire bene. Allora, tutti i meccanismi elettronico-meccanici come i relay che fanno tic tac, passaggio a rete, tic, passaggio a batteria, tac, ebbene hanno un numero predefinito dalla casa costruttrice di passaggi. Quindi non utilizzandoli questi dureranno anni e anni in più. Ecco perché Daniele, questa cosa è molto molto intelligente del resto, vabbè, l'ho detto all'inizio, no? Ebbene lui utilizza sempre i 15 kW, carica dal caricabatterie direttamente e anche l'efficienza è maggiore perché questi caricabatterie superano il 95-98% e hanno un'efficienza superiore
al caricabatterie interno degli ibridi che è intorno al 91, Sì. Quindi si guadagna anche in termini di quanta corrente prelevo dalla rete e quanta di questa ne va in batteria. Esatto. Bene, qui c'era qualcosa che volevi aggiungere su questo discorso del carica? No, diciamo che Completo, abbastanza semplice. sì, eccetera. sì, sì. Ottimo, bene, ragazzi, andiamo avanti e adesso direi di passare al cuore dell'impianto e quindi ti pregherei di aprire questo bellissimo coperchio di plexiglass che hai fatto, che avrei pagato un botto, in modo che vediamo il tuo impianto comunque Elerix. Adesso ragazzi vediamo il cuore pulsante, cioè le batterie con l'Elerix come indicazione da canale. Vediamo Daniele come le ha combinate. Prima una domanda, Daniele, cos'è questo tasto rosso? No, Ragazzi, questo è l'off generale. Avete visto subito il tecnico come ha detto non toccare il tasto rosso? assolutamente. Ebbene ragazzi, allora ricordatevi che questo, se avete, non come lui che è qua da solo nel suo locale tecnico, ma avete bambini e quant'altro, questo va sempre un po', insomma, messo in una posizione non troppo facilmente raggiungibile. Assolutamente. Allora, qui ragazzi vedete queste batterie, sono celle, lo diceva lui, della Mani, sono praticamente 280 A, 290, 300, 280, le 280. LF 280. LF 280, perfetto. E qui praticamente vedete, tu hai fatto proprio l'impianto del canale, praticamente ci sono i busbar. Busbar anodizzati nella maniera che ha insegnato nel canale. Vabbè, ma dai, ma qui c'hai anche degli macchinari, tu dai. Grazie. Sì, sono stati quindi anodizzati, stagnati più che anodizzati, sono Sì. stati stagnati nella maniera Certo. che spiegavi nel canale. Ovviamente nelle parti dove sono fissate le celle, dove ci sono i busbar che vanno a sovrapporsi, non c'è la copertura stagnata, quindi vanno ad appoggiarsi sempre rame con rame. Perfetto, qui lo vediamo chiaramente anche qua, vediamo questa barra del polo negativo generale, vedete che il punto di connessione è rame su rame, anche sotto il terminale, giusto Daniele? Sì, sì. Perfetto. Poi ho visto che hai usato questi bilanciatori attivi. Sì, 2 bilanciatori attivi della QCC, lavorano praticamente in parallelo, quindi Perfetto. ognuno ha 16 canali, lavorano assieme. So che tu sei uno che testa sempre le cose nel tempo, quindi come stanno andando questi dopo 3 anni? Bene, non ho visto sbilanciamenti, grandi sbilanciamenti, le celle sono sempre bilanciate bene. Perfetto. Qui, vabbè, qua lo vediamo chiaramente, hai usato i Finder come relè, hai usato queste barre equipotenziali, tu nel tuo caso hai usato questi mammuttini, Sì. quindi va bene, ok. E poi vedo che hai usato questi monitorini che mi piacciono molto, ma purtroppo hanno questo problema. Dillo tu qual è il problema di questi che mi hanno fatto arrabbiare i cinesi 1000 volte. Purtroppo li fanno solo a 8 canali. Ragazzi, questo ce lo siamo detti io e Daniele da anni, ma perché non fanno i 16 canali? Allora tu hai connesso 8 celle di qua e 8 celle di là. Esatto. Perfetto. Come ti trovi con l'Ametec relay bistabile? Non ha mai avuto problemi, anche perché diciamo che la connessione è sicura, non passa tra MOSFET eccetera, quindi io preferisco una connessione diretta alla batteria sinceramente. Sì, questa è stata un po' la scelta del canale di usare l'Elerix con connessioni dirette a batteria, dove tu hai utilizzato doppi cavi. Sì, Quindi doppi sono cavi due da 50. 2 da 50 mm quadri e Sì. si vedono. Praticamente hai un 100 mm quadri su questo pacco da 30 kWh. Sì. Fantastico, fantastico. Bello ragazzi, questa è la panoramica. I cavi ho usato quelli di serie della QCC che ho usato anch'io e il tutto poi è stato coperto, l'avete visto, con una lastra di plexiglass. Questo è l'Elerix. Che Esatto. lui chiaramente ha coperto in questa maniera meravigliosa. Descrivi questo pezzettino di plexiglass qua sopra che io amo È tantissimo. un pezzettino di plexiglass, diciamo verde fluo, tagliato a laser, che però diciamo che quando vanno a lampeggiare i LED, soprattutto la sera, va ad illuminare il punto di taglio e crea un effetto abbastanza bello da vedere. Ragazzi, vi dico non compratelo perché costa un botto. Lui ce l'ha perché è il suo lavoro. Allora, questo l'hai tagliato a laser e da chi te lo sei fatto tagliare a laser? Me lo sono fatto io. Allora ragazzi, Daniele ha dei macchinari che fanno paura.
Questo è l'impianto del canale, quello dell'Elerix. Guardate la playlist, il mega impianto, e c'è tutta questa descrizione, però arricchita da Daniele, che ha messo questi due monitorini per avere una visione diciamo istantanea, immediata sul posto, ok? E dopodiché ho visto che hai montato questo Shelly Uni. Che vantaggio ti dà? Descrivicelo. Allora, lo Shelly Uni ha il vantaggio che sfrutto l'ingresso DC dello Shelly Uni per andare a monitorare la tensione della batteria. E cosa piloti? Con il monitoraggio posso andare a decidere magari di far accendere qualche carico o volendo potrei anche pilotare il caricatore che abbiamo visto prima per decidere se andare a caricare o meno la batteria. Benissimo. Ecco Daniele, una domanda sullo Shelly Uni che tu stai usando. Che carichi andavi a pilotare in base alla tensione della batteria? Allora, lo Shelly Uni lo andavo a utilizzare per creare delle scene in cui andavo a attivare o spegnere il caricatore che abbiamo parlato prima per andare a caricare la batteria. Ecco, che misura la tensione? Anche perché lo Shelly Uni misura 24 volt, mi sembra, no? Misura al massimo, mi sembra 24-30 volt. Quindi devi fare un calcolo. L'ho collegato alle prime 8 celle. Ah, ecco, ok. Quindi so che sono 16 celle, quindi nel valore di tensione che vado a leggere lo moltiplico per 2 e so il valore reale. Perché sei passato invece al dry contact a 30 controller? Allora, un po' per il motivo che abbiamo accennato prima, perché praticamente lo Shelly che avevo montato con il caricatore, nel momento in cui avevo una mancanza del wifi mi rimaneva spento. Ah, ecco, è vero, il wifi non va più e lo Shelly non funziona. Il wifi non va più, lo Shelly non andava più, il comando di accensione al caricatore, la batteria continuava a scaricarsi. Questo hai fatto bene a farlo e a dirlo qua adesso agli amici del canale. Ragazzi, ogni tanto dobbiamo usare anche il linguaggio popolare, cioè questo è, come si dice in gergo, ignorante. Cioè lui guarda la tensione, fa on e fa off. Tra l'altro hai le batterie cariche praticamente. Sì. E oggi è nuvoloso. Quanto stai producendo su 10 kW di pannelli? Quanto stai producendo adesso? Siamo a circa 3 kW. 3 kW, benissimo. Quindi ci sono io, quindi non ci è acceso il laboratorio, altre cose, se no già la batteria era risucchiata. Bene ragazzi, prodotti così. Non sono domotici, sono analogici e funzionano sempre. Questo a basso costo veramente il suo lavoro lo fa in maniera grande. Grazie a Daniele di queste delucidazioni utilissime agli amici del canale. Grazie. Cosa vuoi aggiungere? Tu so che con lo Shelly 1 usavi anche altri carichi, forse li hai sganciati adesso. Lo Shelly 1 inizialmente andavo a pilotare un boiler. Quanti litri? Avevo un boiler da 500 litri, una prova, un esperimento che ho voluto fare, un boiler da 500 litri e 6 kW di resistenze. 6 kW di resistenze, vabbè, esatto. Con 15 di inverter poteva andare bene, esatto. Però tu hai anche il laboratorio qua, hai diverse cose. Eccetera. Quindi... È stato più un esperimento perché poi sono passato al boiler in pompa di calore, aumentando le efficienze. Chiaro. Bene, tu hai tanta acqua calda, cosa hai usato? Il Leidos o hai preso modelli più potenti? No, ho preso un modello, non me lo ricordo. Non ti ricordi? Vabbè, ragazzi, vi metto il link qua sotto, dai. Daniele c'ha la testa piena di elettronica, ragazzi, oramai l'abbiamo perso, ve lo dico proprio tranquillo. Grazie Dani, questo è fondamentale. Bello, batteria bella, chiusa bene, col plexiglass sopra, protezione totale sulla caduta di oggetti, eccetera, insomma... Questo è quello che avviene su questo canale, ragazzi. Bene, ragazzi, avete visto l'impianto di Daniele? Bello, fatto bene, controllato sempre, costantemente, perché è il suo lavoro, o meglio, lavora nel campo dell'elettronica, sofisticata, e quindi è sempre funzionante. Lui ha una cronostoria di 3 anni e mezzo, e quindi questo genera affidabilità sulle impiantistiche che vengono create da questo canale. Ora, tu sei per caso off-grid, Daniele? Non completamente. Perché? Uno come te deve essere off-grid, perché non lo sei? Lo so, però diciamo che per quanti pannelli ci sono, da novembre a inizio febbraio non riesco a essere off-grid. Allora, quali sono i motivi secondo te? Vediamo se li becchi tu. Io ce ne ho in mente uno subito, zona regionale. Zona regionale per primis. Ragazzi, voi amici del canale che siete in Puglia, Campania, Lazio, Sicilia, Calabria,
e in Abruzzo, consideratevi fortunati perché lì tra venti e mare che soffia eccetera avete cieli sempre azzurri. Io sono arrivato oggi qua nella terra della depressione, passami il termine, perché c'è un grigio, no, non è grigio, è nero, quel nero che uno dice boh. Poi adesso è uscito uno sprazzo 3 kW, vedete, a 3 kW perché ha 10 kW e 2 di pannelli, se no era meno, quindi Sì. dovresti montare qualche altro pannello in più. Qualche pannello in più o qualche modifica che è in previsione. Ecco, volevo che dicesse questo perché lui ha in atto un progetto veramente significativo che non vi anticipo adesso, non chiedetelo nel canale che è fantastico, lo vedremo quando l'avrai finito. Bello. Poi ragazzi, quando si mette mano lui, l'avete anche visto, è un altro orefice del canale, oramai i nomignoli vanno così a gratis. Grazie Gianni. Senti, hai la macchina elettrica, ragazzi, questo è anche il motivo per cui, giusto? Sì, Paghi sì. carburante, cioè la carichi ovunque? La carico ovunque, ok, però diciamo Su che viaggi lunghi. su viaggi lunghi, però al 96% delle volte carico a casa gratuitamente. Ad esempio, Daniele, tu che capacità hai nella batteria? 51 kWh. Ah, quindi neanche eccessivo, nonostante la macchina sia una macchina che spinge, perché quanti cavalli è? Un 170 cavalli. Guarda che 170 cavalli con 51 kWh, potevi prendere il modello con... c'era? Sì, Più- c'era, volendo c'era. Bom, però c'era, ragazzi, i tecnici non è che sono orefici. Bene, 51 kWh caricati totalmente da casa e lì è anche una grande quantità di assorbimento di questo impianto proviene dalla macchina, se no saresti penso off grid perché comunque Sì. 10 kW di pannelli, la casa. Però ragazzi, attenzione, lui ha detto che novembre, metà novembre, inizi di febbraio non è off grid, ma ragazzi, questa è una villa, la macchina elettrica, la casa, ovvero tutto ciò che c'è il consumo, e il laboratorio, che è un laboratorio elettronico dove usa il laser, dove usa, hai anche frese, Frese, CNC, laser, stampanti 3D. Ragazzi, cioè, allora per forza, cioè, sei tu che non vuoi esserlo, non puoi. Benissimo. Ragazzi, adesso brevemente voglio anche parlarvi del suo lavoro, perché l'affidabilità di questo impianto, eccetera, che avviene oramai da anni sul canale, è anche data da persone competenti come lui, e ringrazio sia i competenti che quelli che avete visto sul canale, cari amici del canale, che sono partiti da zero. Ringrazio Alfredo che fa il ragioniere, ringrazio Lorenzo che fa il meccanico saldatore nelle Marche, insomma tutti quelli che hanno creato impianti, e che dire di Luigi, di Salvatore. Andate a vedere la playlist gli impianti degli amici del canale, lì vedete tutti coloro che hanno realizzato impianti meravigliosi. Ringrazio anche Alessandro ovviamente dalla Puglia, dall'ultimo video che abbiamo visto, e se qualcuno mi sono dimenticato chiedo scusa, ma ho la testa piena di viaggi che ho fatto in questi giorni e video. Però la sua testimonianza è dovuta al fatto che lui, oltre che essere un perito elettrotecnico, è anche uno che ci lavora. Spiega tu qual è il tuo lavoro, perché lo sai spiegare meglio di me. Sì, allora è un lavoro un po' particolare che è difficile anche da spiegare alle persone, perché quando mi chiedono che lavoro fai, Boh. è difficile da spiegare. Per me è assurdo, però c'è. Allora, praticamente io mi occupo della realizzazione di collaudi a letto ad aghi per le aziende che fanno schede elettroniche. Collaudo a letto d'aghi per il collaudo delle schede elettroniche. Avete capito? Io che sono addetto dei lavori capii, lui fu stupido, si stupì ai tempi perché disse: ah caspita, sai cos'è? Sì, lo so, però ragazzi, hai qualche prodotto da farci vedere giusto per far vedere come lavori tu? Sì, ho qualche Qualcosa, banco. lo portiamo qua, prima chiudiamo la batteria, lo poggiamo sopra, Ok. in modo che non facciamo per riservatezza vedere il tuo laboratorio, perché lui ha anche dei segreti con aziende di grosso calibro che non vogliamo ovviamente rivelare. Va bene, sei d'accordo? Ottimo. Dai ragazzi, adesso vi faccio vedere il vero gioiellino fatto da lui completamente a mano, parte dal CAD, parte dalle frese, parte dai laser. Buona visione ancora ragazzi, gli ultimi minuti. Allora Daniele, questo è uno dei tuoi prodotti, innumerevoli prodotti che tu produci, e spero che non ne hai tirato fuori uno con dei copyright eccetera. No. Sembra un prodotto semplice ragazzi, ma è fatto tutto interamente a mano, e anche i supporti plastici, elettronici, metallici, qui vedete degli aghi per le connessioni. Spiegaci Daniele a cosa serve questo prodotto e qual è il tuo lavoro effettivamente.
Allora, diciamo, questo è un banco per testare un'interfaccia. Praticamente il cliente cosa mi richiede? Nel momento in cui il cliente progetta una scheda, un'interfaccia, un prodotto, lui mi fornisce i CAD di questo prodotto e mi dice di voler andare a contattare su certi punti. Io ovviamente tutto a computer, è tutto progettato in 3D, vado a fare un banco, questo è un banco generico che solitamente vado ad utilizzare, in cui la scheda viene appoggiata su una parte, questa la chiamo flottante, dove la scheda viene appoggiata tramite la parte superiore che fa una rotazione, dopo la va in schiacciamento praticamente, va a schiacciare la scheda su un letto ad aghi appunto. Sotto si trovano degli aghi come questi a fianco, che sono degli aghi molleggiati, in cui sotto c'è una connessione con un filo che va sul retro del banco, dove poi il cliente va a connettere la sua macchina per il test automatico. Quindi gli aghi sono interruttori che rilevano se c'è un'anomalia di connessione, di funzionamento e Gli quant'altro. aghi sono più che un interruttore, una contattazione. Ah, perfetto. Nel momento in cui il cliente vuole andare a contattare su certi punti della scheda ben precisa, anziché andare con i connettori come si faceva 20-30 anni fa, e perdere tempo con dei connettori magari volanti, cavi che si spezzano, eccetera, gli aghi a molla vanno a contattare fanno direttamente. tutto nello stesso momento. Esatto. Quindi possiamo considerarlo anche un test per le schede PCB? È un test, sì, diciamo un'integrazione del test PCB, perché diciamo va a fare più che altro un test funzionale della scheda. Benissimo. Quindi più che un test del PCB, un test sul funzionamento della scheda. Ok, allora la difficoltà di questo lavoro, ragazzi, è la precisione, perché intanto tutto avviene su CAD, quindi Daniele taglia completamente ogni pezzo di plastica, di plexiglass, di metallo, alle frese, alle stampanti, cioè tutto viene realizzato e assemblato manualmente, giusto? Esatto, sì. Questo per dire comprende un po' tutto, perché la base è fresata da delle lastre di PVC direttamente, quindi vengono fresate le lastre di PVC. Il materiale di appoggio è un materiale apposito che viene utilizzato per i collaudi in ambito elettronico. La parte superiore è stata fresata e lucidata, anche a un fine estetico, diciamo. Sì. Poi ci sono anche delle parti, per dire, queste parti che sono dei fermi per il prodotto che dovrà essere alloggiato, sono infatti fatti in stampa 3D. Perfetto. Quindi diciamo che qui c'è un po' tutto quello che vado a lavorare. Prova a riaprire e chiudere leggermente, vedete che lo studio è anche quello del aprire completamente, dopodiché mentre chiude si appiattisce e va a schiacciare, quindi il funzionamento ha questa Esatto, c'è una prima rotazione, poi ovviamente c'è uno schiacciamento che non deve essere una rotazione, ma lo schiacciamento lineare sull'ago per non andarlo a rovinare, ovviamente. Ragazzi, ritorno in camera per chiudere il video. Daniele ha tanti clienti e se ne merita altri, perché per me è una persona molto molto pignola e che lavora bene. Quindi chiunque di voi abbia bisogno di questi test, di questi macchinari che possano testare i loro prodotti, contattatemi su Messenger e vi darò il contatto di Daniele. Daniele, è stato un piacere. Grazie Gianni. Immenso essere qui. Abbiamo visto un altro pignolo del canale fare esattamente l'impianto di questo canale, ma con l'utilizzo di ibridi, quindi sempre con tensioni di sicurezza, addirittura poi modificate, schede MPPT salvate e l'utilizzo degli MPPT dell'iPever che sono infallibili. Ho visto che non hai messo gli SSR, non hai messo i fusibili, perché Allora, non ci sono gli SSR, ma ci sono dei sezionatori a sgancio. Questo perché, ragazzi, se eravate attenti l'avete capito, questo non è un impianto col Daily BMS, questo è l'impianto con l'Elerix,
dove il salvataggio degli EPEVER avviene attraverso le bobine di lancio o Esatto, di sgancio, bobine come di volete chiamarle, che vengono attivate apposta dall'Elerix, e un altro sgancio è attraverso il relè bistabile. Ok? Vi ricordo che su questo impianto potete scegliere voi se sganciare solamente il relè bistabile o sganciare tutto, sganciare solo i pannelli in differita con relè bistabile. C'è chi dice, quando ho scaricato totalmente la batteria, non sgancio tutto come hai fatto tu, Gianni, nell'impianto, ma sgancio solo la parte in uscita della batteria, ovvero il relè bistabile, ma mantengo attive le bobine col magnetotermico che consentono al sole di buttare dentro corrente nella batteria. C'è chi dice invece sgancio tutto perché se si è sganciato qualcosa vuol dire che non funziona, ed è stata questa la mia scelta. Tu cosa sganci? Assolutamente, stessa scelta. Nel momento in cui si sgancia tutto. Ragazzi, la sintonia dei tecnici va sempre in quella direzione, che ne dicano i perditempo. Ragazzi, è stato un piacere, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video, ma lascio le ultime parole a Daniele. Vuoi dire qualcosa agli amici? Iscrivetevi assolutamente al canale di Gianni e seguitelo, perché veramente non potete fare cosa migliore. Non gli ho dato niente, ragazzi, è tutto gratis, ma ha offerto anche il pranzo. Ragazzi, alla prossima, ciao a tutti.